Amiche e amici interisti, ben ritrovati. Questo di oggi è un contenuto un po' diverso dal solito perché quello che è successo in Milan-Fiorentina mi ha fatto veramente infuriare. Sono convinto che anche voi siete ovviamente infuriati, ma sono ancora più sicuro che tra poco sarete arrabbiati ancora di più perché vi porto dei dettagli di cui forse non vi siete accorti, di cui in pochissimi stanno parlando, se non nessuno, e vi faranno arrabbiare ancora di più. E allora è arrivato secondo me il momento di alzare un po' i toni rispetto al solito, rispetto a quello a cui siamo abituati anche qua su Passione Inter, perché non so voi che ne pensate, ma io di farmi prendere per il sedere, per non dire altro, sono abbastanza stufo, sono abbastanza stanco, ecco. E quindi parliamo di Milan-Fiorentina. Il Milan vince contro la Fiorentina, lo fa con tante assenze, quindi complimenti al Milan per aver gestito le tante assenze e aver comunque vinto. Si prende la testa della classifica in Serie A momentaneamente, lo fa anche grazie ad un calcio di rigore che semplicemente non può esistere nel calcio. Un rigore che non può esistere nel calcio. Non può esistere che il VAR intervenga lì, in quel modo lì, in quella situazione lì. Non può esistere soprattutto che intervenga e che si arrivi a questa decisione dopo tutto quello che è stato detto e fatto in precedenza. Poche settimane fa, ma anche poche ore prima. Il caso Juve-Inter, che Fren Thuram su Bonino, in occasione del gol di Asic, avete visto già i paralleli, anche voi il primo collegamento che avete fatto è stato evidentemente quello, ovviamente, ma anche il Roma-Inter c'è un episodio minimo che non è così grande, non è così rilevante, succede a centrocampo, ma è un episodio di cui non si sta parlando, che tra poco vi mostro, che viene interpretato ancora una volta in maniera differente. Perché? Perché sta succedendo tutto e il contrario di tutto, ragazzi, è evidente. Ci sono giustificazioni sempre più assurde, una interpretazione del regolamento. Non è il regolamento che cambia, è l'interpretazione del regolamento che cambia di settimana in settimana, di partita in partita nello stesso weekend, e anche all'interno della stessa partita cambiano le interpretazioni. Ma la cosa ancora più grave è che non cambiano in base a, diciamo, non c'è una presa di coscienza di chi prende le decisioni che porta ad un cambiamento. No, cambiano le cose in base a quanto sono mediatici gli episodi, in base a quanto questi episodi scatenano una eco mediatica, una discussione sui media principali. Questo porta poi a cambiare, e questo fa, secondo me, infuriare, anche perché oggi sui media principali in prima pagina di tracce di questo scandalo non ce ne sono minime, nel dettaglio proprio basso. L'anno scorso, sono andato a ricontrollare, ma me lo ricordavo, gennaio 2024, dopo quel famoso Inter-Verona, io me la ricordo il Corriere dello Sport che apre con il VAR cieco in quell'Inter-Verona. Me lo ricordo tutto sport, caso a parte, una fanzina praticamente che scriveva campioni d'inverno. Ecco, non so se oggi si sono finiti i giochi di parole, probabilmente, ma di questo scandalo in prima pagina ne trovo poca traccia. Ci diranno, perché è ottobre ancora, sì, ma i punti valgono 3 punti adesso, così come varranno 3 punti più avanti. Abbiamo visto già l'anno scorso come tante piccole cose sparse già nella prima parte di stagione alla fine hanno portato ad uno scudetto del Napoli. E quindi questa alleanza bianco-rossonera inevitabilmente porta gli interisti a sentirsi un pochino più presi di mira, considerando che i milanisti rossoneri sono così gemellati da non farsi mai la guerra. Ma senza cadere nel vittimismo, ovviamente, parliamo di questo errore gravissimo con i dettagli che vi faranno infuriare, per cui intanto vi invito a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, ragazzi. Facciamo sentire la voce di Passione Inter, facciamoci sentire tutti quanti, spingiamo la viralità di questo contenuto, date hype, iscrizione al canale, tutto quello che potete fare. Qual è l'episodio che scatena tutto? Intanto partiamo da questo. Parisi, difensore della Fiorentina, in area di rigore, siamo sull'1-1, Milan-Fiorentina 1-1, va ad intervenire con la mano su Santiago Jimenez, un giocatore che già nelle precedenti giornate è stato, diciamo così, etichettato giustamente da diversi avversari come simulatore, e in tanti gli hanno detto: senti Santiago, ok che stai facendo schifo a livello di rendimento, non aggrapparti alle simulazioni, almeno cerca di stare un pochino più in piedi. Questa è la sintesi brutale degli insulti vari che si sta prendendo da un po' tutti gli avversari. E Santiago Jimenez quindi viene toccato da Parisi, che va ad allargare il braccio, tocca prima il braccio di Jimenez, poi sfiora la faccia, Jimenez comincia a buttarsi a terra e poi leggermente Parisi lo trattiene sulla spalla per il colletto della maglia. Così, questa è un'immagine molto ravvicinata, ci sono altre due immagini come questa in cui vediamo il tocco di Parisi sulla faccia di Jimenez dopo aver toccato il braccio, e poi va a toccare la spalla, leggermente lo trattiene e va giù. Cosa ne pensa di questo episodio l'ex arbitro Marelli, che oggi fa il commentatore su DAZN? C'è una mano appoggiata di Parisi al collo spalla di Jimenez, nessuna trattenuta del calciatore viola, tantomeno botte al volto, dice Marelli. A mio parere,
Questo è un episodio che se viene assegnato in campo si storce il naso ma non si può cambiare, e sono molto d'accordo con questo. Se l'arbitro dà rigore ci fa arrabbiare perché è un rigore inesistente, però il VAR non interviene perché il tocco c'è. Però, e qui attenzione, Marelli dice, è fuori dal protocollo richiamare l'arbitro al VAR per l'on-field review. Quindi qui, secondo quello che dice Marelli, gli arbitri sono intervenuti fuori dal protocollo, hanno violato il protocollo pur di dare questo calcio di rigore. C'è anche un precedente, e dice sempre Marelli, in Juventus-Inter sul 4-3 con un tocco al volto di Thuram su Boni, che è Fren Thuram chiaramente. Prima del gol bianconero che fu valutato come in campo e quindi non fu fischiato fallo. Visto che l'arbitro di campo aveva valutato, non è stato fischiato. C'è differenza di valutazione, quindi o si è sbagliato a Torino o si è sbagliato stasera, e secondo me si è sbagliato stasera, cioè ieri sera, cioè in occasione di Milan-Fiorentina. Quindi secondo Marelli o si è sbagliato sul caso Bonni in occasione con la Juventus o si è sbagliato qua su Milan-Fiorentina. Secondo lui si è sbagliato qua. Allora, vi do un dettaglio, il primo dettaglio che vi farà arrabbiare ancora di più. Mentre vi ricondivido, anzi vi ricondivido anche l'immagine a confronto tra Khéphren Thuram Bonni e Parisi su Jimenez. Indovinate chi c'era al VAR di Milan-Fiorentina? E c'era proprio Abisso, ragazzi, c'era proprio l'arbitro Abisso, un nome che sicuramente conoscerete ormai da diverso tempo perché spesso ne combina di ogni. È il famoso arbitro, sì, girano foto, anche in queste ore ho visto foto di Abisso da bambino con maglie del Milan, non ho capito se sono reali sinceramente, ma al di là di queste cose che lasciano il tempo che trovano, il famoso arbitro del rigore di petto di capezzolo, come disse Spalletti in quel Fiorentina Inter, lui era in quella partita lì, soprattutto però Abisso, oltre ad essere stato il VAR di Milan-Fiorentina, era la VAR di Juventus-Inter, ragazzi. Abisso era al VAR di Juventus-Inter come assistente VAR ed era il VAR di Milan-Fiorentina. In 2 partite, a distanza di un mese, in episodi che Marelli accomuna e mette uno accanto all'altro, prende decisioni in maniera differente, prende decisioni completamente differenti anche sul protocollo, anche sul come viene applicato, su quella che è la decisione finale. Questa è la cosa che davvero non mi entra in testa e non riesco a capire. Detto che, e qui ragazzi bisogna essere secondo me oggettivi, e facciamo ok la parte tifosa, ma adesso vi porto anche una parte oggettiva. Per me quello tra Khéphren Thuram e Bonni e questo tra Jimenez e Parisi sono episodi comunque con delle differenze, non sono del tutto sovrapponibili. La prima differenza è a favore dell'Inter, nel senso che Bonni, a differenza di Jimenez, è in pieno possesso del pallone, quindi qui c'è un aggravante sull'errore contro l'Inter eventualmente. Dall'altro lato però Parisi su Jimenez, a differenza di Thuram su Bonni, è un po' più in ritardo nell'andare a fare anche quel gesto con il braccio e quindi c'è anche una trattenuta un pizzichino di più, c'è questa cosa qui, anche del ritardo del movimento, eccetera. Però in entrambi i casi l'arbitro è vicino, poteva decidere e nei fatti ha deciso nell'occasione di Juventus-Inter, ma ha avuto dei dubbi perché Colombo in Juve-Inter si era messo il fischietto alla bocca e poi non ha fischiato ed è rimasto nel dubbio. Qui Marinelli, se non ricordo male, era ben posizionato in Milan-Fiorentina, però non ha deciso, è rimasto indeciso ed è intervenuto il VAR anche se non sarebbe dovuto intervenire. Ora, sembra che l'AIA, gli arbitri abbiano già fatto trapelare che verrà considerato un errore questo, quindi mettiamoci sul tavolo anche questo. Io continuo a dire, questa cosa lo so che l'altra volta vi ha fatto arrabbiare, ma francamente non ho cambiato idea. Per me quello su Bonni non era fallo in realtà. Per il calcio che vorrei vedere io, tra poco ci torniamo, quello su Bonni non era fallo e quindi ci sta che vada avanti. Il problema vero qua è che non è fallo nemmeno questo su Jimenez e quindi il problema, come diceva oggi in redazione anche il nostro Simone Frizza, è sostenere che fosse fallo su Bonni e non su Jimenez, quindi questo cortocircuito a me non torna, ma al di là di questo non è la trattenuta tra l'altro a causare il rigore, perché a me è venuto il dubbio, magari l'arbitro ha visto il VAR ha visto quella trattenuta sulla spalla e fischia il rigore per quello. Non è la trattenuta semplicemente perché Jimenez secondo me nemmeno si rende conto della trattenuta perché si sta già toccando il volto e sta già andando a terra quando poi Parisi lo tocca sulla spalla, quindi non è mai fallo, punto. Però ecco, sono episodi differenti, ma possono essere accorpati questi episodi, soprattutto se torniamo a cosa aveva detto
il capo degli arbitri Rocchi dopo Juventus-Inter. Che cosa aveva detto? Il colpo sul mento, aveva detto, ho sintetizzato molto questa cosa, non è senz'altro un colpo da poter provocare un fallo o qualcosa del genere. Chiedo ai calciatori massima collaborazione di non fare scene tipo toccarsi il viso quando si è colpiti al petto o appena sfiorati. Capite bene, ragazzi, queste sono le parole del capo degli arbitri Rocchi, che quindi dopo Juve Inter aveva dato un indirizzo, cioè il colpo non è un colpo da poter provocare un fallo, quindi non è vero che tutti i tocchi sul viso devono diventare falli, da quello che ci dice Rocchi in questo caso, e soprattutto Bonny ha simulato, secondo quello che lo dice lui, e non bisogna simulare. Cosa avevano detto i giornalisti e cosa hanno detto oggi i giornalisti? Mi è capitato sotto mano, oltre ai quotidiani che vi citavo prima, Giovanni Capuano, un giornalista che con tutto rispetto non conosco personalmente, quindi non è un attacco personale a lui, però è un giornalista molto seguito, molto conosciuto, e dopo questa gara mi è capitato il suo tweet su X che dice: Jimenez accentua gli effetti del colpo di Parisi, ma il difensore della Fiorentina allarga volontariamente e consapevolmente il braccio per opporre un ostacolo all'avversario che può calciare a porta aperta. Non tutte le manate sono fallo, ma questo a mio giudizio lo è. Rigore. Questo è il commento di Giovanni Capuano, che sicuramente avrà mantenuto coerenza rispetto a Juventus-Inter. Ecco, dopo Juventus-Inter aveva scritto: riflessione sull'azione del gol di Azic. Il tocco di Thuram tra mento e bocca di Bonny è leggero, ma Colombo non lo vede nemmeno perché è concentrato su quanto accade tra i due piedi. Ok, per me, bene non annullare un gol per questo. Prendere nota per il futuro, mi raccomando. Ecco, abbiamo preso nota, Giovanni, ma è indubbio che il contatto alto sia sfuggito del tutto all'arbitro. Tradotto, fin qui la mano sul viso era sempre stata quasi codificata nelle revisioni video, non sarebbe male d'ora in poi lo fosse solo per manate di intensità apprezzabile. Juve-Inter è un precedente. Quindi ci aveva detto di prendere nota che servono solo manate di intensità apprezzabile. Quindi sicuramente la manata che ha subito Jimenez è stata apprezzabile, evidentemente, per arrivare alla sintesi che questa è calcio di rigore. Non lo so, francamente. Mi resta più di qualche dubbio, soprattutto perché mi ha fatto sorridere che Jimenez non sapeva nemmeno dove farsi mettere il ghiaccio. Se ci avete fatto caso, arrivano i sanitari e gli mettono il ghiaccio sulla guancia destra quando lui se è stato toccato a sinistra sostanzialmente. Quindi questa cosa fa molto ridere dell'entità apprezzabile. Ma aggiungo altre due cose. Se allora i tocchi sul viso vanno sempre fermati e chi è colpito al viso va tutelato, in Roma-Inter, allora vi faccio vedere questa è l'inquadratura della ref cam, questa è letteralmente la visuale dell'arbitro, questo è quello che vede l'arbitro, la qualità non è altissima perché la ref cam non ha una qualità altissima, ma Mancini su Cianoglu allarga il braccio, colpisce Cianoglu al volto, quindi mi aspetterei che venga fischiato un fallo, considerando che tutti i tocchi sul volto vanno fischiati. L'arbitro è lì, vede questa cosa e non lo fischia. Quindi vedete già che nello stesso weekend interpretazioni di episodi simili sono totalmente differenti. Ne aggiungo un'altra. Su Jimenez, oltre al non sapere quale parte del volto farsi curare, visto che è stato colpito talmente forte che è stato stordito e non riusciva nemmeno a capire dove era stato colpito, ma perché allora, se sta così male, si è fatto così male, da terra Jimenez da 4 calci a Ranieri, altro giocatore della Fiorentina? Se poi tu sei al VAR e hai voluto fare il fenomeno sforando dal protocollo e hai voluto richiamare l'arbitro, intanto l'arbitro deve avere il coraggio, secondo me, anche di prendere una decisione e di smentire il VAR quando serve. Ma poi, visto che hai fatto il fenomeno rompendo il protocollo e dando il rigore così, vai oltre, fai una giocata ancora migliore. Dice all'arbitro: oh, guarda che Jimenez ha dato 3-4 calci a Ranieri, e lo cacci, cartellino rosso, espulsione per condotta violenta, via a casa. Fai una chiamata ancora più completa, visto che vuoi fare il protagonista con queste scelte. Io, ragazzi, questa cosa la sottolineo perché a me fanno veramente schifo i simulatori, mi fanno veramente schifo e mi fanno veramente imbestialire, come mi ha dato molto fastidio anche Acerbi l'altro giorno a Roma, per coerenza. Quella simulazione che fa Acerbi l'abbiamo sottolineata, non mi è piaciuta e l'ho detto anche per i nostri quando fanno delle simulazioni. Per cui per me bisogna avere tolleranza zero per i simulatori che stanno rovinando il calcio. Poi, Caressa, ho sentito al club, me lo ha segnalato la nostra Romina, purtroppo non ho potuto seguire il club, non ho potuto seguire le trasmissioni serali, se non dei virgolettati che sono stati riportati. Caressa, da quello che ci ha detto la nostra Romina, ha sottolineato che ha partecipato ad un evento con gli arbitri che hanno spiegato che
sintesi molto brutale anche qua, stanno tutelando di più i calciatori anche sui tocchi al volto, perché è capitato che poi i giocatori potessero avere dei problemi in seguito. Chiaro, sulla salute ovviamente non si scherza, però qui ragazzi il calcio ha preso una deriva per cui non solo i simulatori non vengono sanzionati, ma paradossalmente vengono premiati. E questa è la cosa incredibile. Essere furbi, l'escamotage, soprattutto in area di rigore, non solo non viene sanzionato, ma oggi viene premiato. E questo, mentre lo dico, diciamo che sinistramente sembra anche una grossa metafora di ciò che avviene anche al di fuori del calcio, però non sconfiniamo. Bisogna fare la guerra ai simulatori, punto, senza alcuna pietà. È diventato un circo, altro che la pirateria. Veniamo da un weekend con 9 gol in 9 partite di campionato, la media di un gol a partita. Lavoriamo su questo, combattiamo sui simulatori, combattiamo gli 0-0 e poi vediamo se la gente si abbona ai servizi, anche se ti forniscono un servizio insufficiente. Fatemi sapere la vostra, ragazzi. Io mi sono sfogato abbastanza. Anzi, direi, se siete arrivati fino a qua, visto un po' il clima, fatemelo sapere nei commenti, scrivete retropensieri se siete arrivati fino a questo punto del contenuto. Vi aspetto nel club stasera dalle 22 in poi, passioneinter.club, ci aspetta una chiacchierata bella calda, bella intensa, www.passioneinter.club, e vi aspetto poi in diretta alle 19:30. Trovate un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue su YouTube basta cliccare qui.